Ma come faccio ad acquisire nuovi clienti su TikTok? Beh, se non l'hai ancora fatto, molto importante è che lavori sul tuo profilo di TikTok, perché sì, è vero, i video sono importanti, ma poi le persone devono anche contattarti. Però a volte basta proprio un attimo per perdere l'opportunità, perché uno dice, ah, mi piace quello che dice, vorrei saperne di più, vado sul profilo, contattiamo questa persona, questo consulente, ma poi come faccio? Devo andare sul sito e cercare? No, è troppo difficile, dai, sarà per la prossima volta. Ma la prossima volta probabilmente non ci sarà. Quindi stop, fermati un attimo e lavora sul tuo profilo. Quello che sto per farti vedere è come creare un modulo di contatto direttamente dentro a TikTok, e questo è molto utile perché prima di tutto le persone sanno come contattarti e quali sono anche le informazioni che ti servono, e poi anche proprio uno sprone all'azione. Richiedi preventivo, iscriviti, fai, e quindi anche le persone sono proprio spronate a contattarti. E poi questo è valido sia che tu abbia pochissimi followers, metti che ti segue solo la tua famiglia per assurdo, o che tu abbia centinaia di migliaia di persone, anzi, questo a maggior ragione. Questo perché è valido anche per chi ha pochi followers, perché è una cosa molto bella di TikTok che non fa vedere i tuoi video solo ai tuoi followers, ma a un largo pubblico, quindi è sempre una bella opportunità, e questo è uno dei vantaggi proprio di TikTok. Cosa fa una persona che vede un tuo video, gli interessa quello che dici e vorrebbe saperne di più, magari vorrebbe anche contattarti? Prima cosa, va sul tuo profilo, perché il tuo profilo è il tuo biglietto da visita, e quindi vogliamo che ci siano tutte le informazioni necessarie, come faresti per un biglietto fisico normale. E quindi devi assolutamente mettere i tuoi dati sul tuo profilo, l'email, magari il sito web, in modo tale che le persone sappiano come contattarti, ma ancora più importante è essenziale che tu spieghi che cosa fai, che servizi offri. Quindi nelle poche righe che TikTok ti permette di inserire, sii specifico. Poi una cosa che mi sembra anche molto utile e pratica è che puoi inserire un pulsante con richiedi preventivo. Però per poter fare tutto questo ti serve un account TikTok Business, perché nell'account TikTok Business puoi mettere il link al tuo sito web e fare quello che ti sto per far vedere adesso. Quindi se non l'hai ancora fatto, passa il tuo profilo da personale a business. Come fare? Entri dentro il tuo profilo, vai in alto, sai che ci sono le tre lineette, clicchi, vai in impostazioni e privacy, account, e c'è proprio l'opzione per passare da account privato a business. Ti farà delle domande, ti chiede le informazioni della tua azienda, magari la tua partita IVA, e ti chiede di dimostrare che sei veramente tu, quindi magari puoi fare la foto della tua visura, del tuo attestato di partita IVA, oppure fare vedere appunto che è un'attività che esiste veramente, e poi dopo ci vuole un attimo di tempo che approvano, e quindi una volta che sei approvato puoi andare tranquillo. E poi una cosa che mi sembra molto utile è che in TikTok adesso puoi creare un pulsante con richiedi preventivo, così le persone possono cliccare lì e sanno esattamente dove andare per contattarti. Anche perché, sai, le persone non hanno molta pazienza, quindi se non trovano subito il modo per poterti contattare, magari si scoraggiano e rinunciano, oppure vanno a chiedere il preventivo a qualcun altro che è stato più chiaro di te nelle informazioni. E quindi stop, prima di continuare a pubblicare su TikTok, lavora sul tuo profilo. Come fare? Dai, ti faccio vedere, è molto semplice, perché tu basta che vai su modifica profilo o edit profile, se hai TikTok in inglese. Vai giù e scegli il modulo lead. Qua ci sono vari moduli che puoi creare. Noi scegliamo get quote o richiedi preventivo, perché vogliamo fare una richiesta di contatto per un preventivo. Il testo che possiamo mettere nella nostra richiesta di preventivo è personalizzabile, quindi possiamo invitare le persone all'azione, possiamo invitare le persone a richiederci un preventivo per un nostro servizio.
e poi possiamo anche scegliere quali sono le informazioni che le persone ci devono dare. Se vogliamo che ci mettano il numero di telefono, l'email, da dove vengono e informazioni utili. Poi è richiesta una privacy policy, quindi possiamo scriverlo a mano a seconda delle leggi, oppure possiamo mettere il link alla policy del nostro sito se abbiamo già fatto una privacy policy che va bene anche per il modulo di contatto. Ci viene chiesta la conferma se vogliamo salvare questo modulo di contatto e una volta finito non lo vediamo subito perché TikTok lo deve esaminare ed approvare. Però se tutto ok, viene approvato e quindi lo vediamo direttamente nel nostro profilo. Quindi adesso le persone possono cliccare, richiedere il preventivo, mettono tutti i dati e ci arriva la richiesta. Dove ci arriva la richiesta? È comodo perché la richiesta ci arriva direttamente anche sull'app. Quindi come facciamo? Rientriamo dentro l'account, andiamo nella sezione Leads Form e c'è proprio il Leads Manager dove troviamo le nostre richieste di contatto e di preventivo. Ok, perfetto, adesso siamo pronti per acquisire nuovi clienti da TikTok. Ma ci manca solo di fare video anche per TikTok. Ma forse è meglio che vado, quindi ti saluto. Ciao, alla prossima. Ah, mi raccomando, metti un bel like e iscriviti al canale se non ti sei ancora iscritto. Ciao!